Yes. Hello, everybody. Hare Krishna. Hello. We are speaking from Florence, Italy, in the studio of Janava called Chintamani Yoga. Stasera vi parlerò del centro Yoga Chintamani di Janava Sundari. Yes. Thank you so much, Janava. She's a loving soul, an amazing being of light and love, and I'm very grateful to be here in your place. Grazie Janava, a te all'anima speciale, così amorevole. Ti ringrazio tanto per poter essere qui. So today I would like to be speaking about Vedic astrology. What is it and what is its connection with the path of Hatha Yoga? Stasera vi parlerò dell'astrologia vedica, di cosa significa e della via dello yoga. So Vedic astrology and Hatha Yoga, these are two ancient sciences with the same aim. L'astrologia vedica e la via dello yoga sono due scienze che hanno lo stesso obiettivo. And that is to elevate our consciousness. Questo l'obiettivo è di elevare la nostra coscienza. So I'll start explaining what Vedic astrology is, and then we move forward from there. Comincerò a spiegare cosa è l'astrologia vedica e poi ci muoviamo avanti. So if you're live here, if you have any questions or comments, feel free. Allora, se siete live, se ci ascoltate ora, avete delle domande, fateci pure avanti e chiedete. So Jyotish. Jyotish is the name of Vedic astrology in Sanskrit. Jyotish è il nome dell'astrologia vedica in sanscrito. So Sanskrit is the language of the Vedas, ancient scriptures of India. Sanskrit è la lingua dei Veda, delle scritture antiche indiane. The Vedas are the manual of life, how to live life in this world. I Veda sono il manuale della vita, di come vivere questa vita. There's a total of 14 books of Vedic knowledge. Sono totale 14 libri della coscienza vedica. Yeah, you can learn any kind of science from the Vedas. Any kind of knowledge is available in the Vedas. E possiamo imparare qualsiasi tipo di scienza dai Veda. So yoga and astrology, they are both found in the Vedic literatures. Quindi Veda e lo yoga e l'astrologia sono fondati, vengono dai Veda, possiamo tutto studiare dai Veda. So Jyotish means the science of light. Jyotish significa la scienza della luce. And it's divided into three main branches, three main divisions. E si divide in tre dipartimenti, tre vie. So one part is Ganita, the astronomical, mathematical part, the astronomy. La prima parte è Ganita, la matematica, la parte astrologica, astronomia. And the other part is Hora, which is the birth chart, the horoscope of different people. La seconda parte si chiama Ora, che rappresenta l'oroscopo, la parte delle carte di nascita. So that is the interpretation of the astronomical alignments at the time of someone's birth. Che è la interpretazione dell'allineamento dei pianeti e delle stelle nel momento quando nasce una persona, della nascita. Within Hora, there's one more tool, which is called Muhurta. All'interno di Ora c'è un altro tipo che si chiama Muhurta. And that's a really, really amazing tool. Che è uno strumento importante. It is understood that whatever you start, anything you start, the influence of the stars at that moment is going to determine what result you're going to get from that activity. Significa che qualsiasi cosa noi vogliamo cominciare, secondo Muhurta, ci dirà il risultato quale sarà. So that includes when you're starting a business, se dobbiamo cominciare un progetto, un lavoro, the moment you sign a contract, il momento di firmare il contratto, the moment you start a course studying, il momento quando dobbiamo cominciare a studiare qualcosa, when you start traveling, per viaggiare. all those moments, those astrological alignments can tell what
what's going to be the result of those activities. Tutti questi allineamenti astrologici ci possono dire quale sarà il risultato. And that's mostly what astrology is used for, those two things, our personal life and how to choose the best time for certain events. E per questi due motivi, soprattutto, usiamo l'astrologia, quindi per il motivo di come sarà quali saranno gli obiettivi e i tempi giusti da scegliere in vari percorsi. And the third part is called Samhita. La terza parte si chiama Samhita, which is all the occult, mystical things. che è tutta la parte mistica, tutto il resto. And how to interpret omens. Come interpretare omens. Body sensations. Omens? Sì, Yeah. sono segnali come il gatto nel posto. Okay. Like in modern days, you say like, oh, if you see a black cat, it gives bad luck. Esempio come se vediamo il gatto nero a attraversare che porta sfortuna. Or some people say if glass breaks, it means something else. Some people say it's good. O quando si rompe il vetro, che qualcuno dice che è una sfortuna, qualcuno invece può dire un'altra cosa. So there's a whole book about such signs within the Samhita aspect of astrology. Quindi all'interno di Samhita c'è tutta la parte di queste cose, dei loro significati. Numerology and many more things also are there. La numerologia e tante altre cose che troviamo all'interno di Samhita. Yeah, it might be wondering what are the different aspects of Vedic astrology that make Vedic astrology different from regular astrology. Quindi ci possiamo fare una domanda: che cosa fa l'astrologia vedica diversa dall'astrologia normale? So we have the 9 planets, we have the 12 signs. Abbiamo 9 pianeti, signs. 12 segni And zodiacali, the 12 houses. 12 houses, Yeah. 12 case, That's the same for Western and Vedic astrology. che è sempre uguale per l'astrologia vedica e quella occidentale. But the first difference is that Vedic astrology uses the sidereal zodiac. La prima differenza è che l'astrologia vedica usa zodiaco sideriale, Which is the zodiac based on the stars and not on the sun. che è il zodiaco basato sulle stelle, non sui segni. That Zodiaco. translates into a difference of 23 degrees in calculation of the planets. Questo si traduce nelle differenze di 23 gradi. So if you want to know your Vedic sign, you probably have to calculate that your alignments in your Western chart are going to be probably one sign behind than your Western chart. Quindi se vogliamo sapere il nostro segno zodiacale vedico, molto probabilmente, secondo le calcolazioni, sarà un segno dopo quello occidentale. Because one sign is 30 degrees. 23 degrees is almost a full zodiac sign. Quindi è quasi 23 gradi, è quasi come 30 gradi, quindi quasi un segno intero. Yeah. And then we have the nakshatras, which are the stars. Is also a new tool, a unique tool to Vedic astrology. Abbiamo nakshatras, che sono, what are these nakshatras? They are stars. Stars, che sono le stelle, che sono diverse, che sono solo nell'astrologia vedica. 27 nakshatras. Ne abbiamo 27. And so that's an amazing tool of Vedic astrology. Quindi questo è uno degli strumenti bellissimi di astrologia vedica. And next we have, well, this is just a point that any subject can be analyzed in so many ways in Vedic astrology. E che qualsiasi soggetto può essere analizzato nelle varie modalità nell'astrologia vedica. Many more tools. Con tanti vari strumenti. So, like, what is Hatha Yoga? Che cos'è Hatha Yoga? So that was a summary of Vedic astrology, very, very short, because if you want to know the basics, it's like a bachelor, you know, it's a 2-year course, but that was just a little jits, the little drops of summary for you. Quindi cos'è Hatha Yoga? La guardiamo solo in parte, perché per studiarla tutta come una scienza ci vuole almeno 2 anni, però oggi ci diamo solo delle piccole perle per spiegare, per capire meglio. So Hatha Yoga basically is connecting body, mind and spirit. Hatha Yoga praticamente è connettere il corpo, mente e l'anima. What does Hatha mean, you may ask?
Ti posso chiedere che cosa significa Hatha? Because we know what yoga means, more or less. Cosa significa yoga? But Hatha, what does that mean? Cosa significa Hatha? Yeah. So Hatha has two meanings. It's a Sanskrit word also. La parola in sanscrito ha due significati. So Hatha means willful or forceful. Hatha significa andare avanti Restraint. con la potenza e il potere, Means you're consciously making an endeavor with your body and mind to adjust it. che consapevolmente facciamo uno sforzo con il corpo, con la mente, di raggiungere qualcosa. But if you divide the syllables, Hatha, then a new meaning develops. Quando Yeah. dividiamo la parola in Hatha in due sillabe, allora il significato si elabora un pochino. So Ha is related to the sun. Ha si connette al sole And Ta is to the moon energy. e Ta all'energia della luna. So Hatha Yoga, we're actually trying to connect with the sun and the moon at the same time. Quindi Hatha Yoga ci unisce nello stesso momento al sole e alla luna. So that is our original source of energy. This body is, all the energies are really emanating from the sun and the moon in this universe. Quindi tutte le energie originali emanano dalle energie dell'unione delle energie di sole e della luna. So we're trying to activate those energies within ourselves through the practice of breathing, meditation, prana exercise, and yoga. Quindi noi cerchiamo di riattivare queste energie dentro di noi attraverso la pratica delle posizioni, della respirazione e altro. So we can see that they share the same idea. Vedic astrology and yoga see that these bodies are connected to the planets. Quindi vediamo che lo yoga e l'astrologia condividono lo stesso significato, lo stesso obiettivo di riconnetterci ai pianeti. So that's because we understand that the soul is going through a journey in this world. The spirit soul is having a material experience in this world. Quindi questo ci fa capire che lo spirito, l'anima, che le anime dello spirito hanno solo esperienza umana in questo mondo. And astrology is the Vedic chart helps you understand what kind of energies you are well aligned with and what kind of energies you are off alignment or in disharmony with. Quindi astrologia vedica ci fa capire con quali energie noi siamo in sintonia e con quali invece in disarmonia. Like that you can easily understand your strengths, your patterns. Così possiamo semplicemente capire le nostre forze, le nostre abilità e i nostri schemi. Your attachments, I nostri attaccamenti, your weaknesses, le nostre debolezze, blockages. i nostri blocchi. Because yoga is a lot about releasing, letting go. Perché lo yoga è tanto sul lasciare andare. I always remember myself having yoga class. I have yoga class since I'm like 8 years old. Mi ricordo anch'io quando ho fatto lo yoga quando avevo 8 anni. So, and since then, I remember they have any trouble, the teacher just says, just breathe. Ogni volta che avevo qualche problema, l'insegnante diceva, basta che respiri. Release. Rilascia. Let go. Lascia andare. Just a little more. Solo un pochino in più, di più. Basically, the message is just surrender to the process. Quindi il messaggio principale è abbandonati al processo. Next time you'll be better. E la prossima volta andrà meglio. So that's the idea. Quindi questa è l'idea. We're in a process of surrender. Di ritrovare il processo di abbandono. So in the Vedic astrology, we also try to help people connect with their present situation. Quindi in astrologia vedica noi aiutiamo le persone a riconnettersi al momento presente. Just make peace with the situation. Di ritrovare la pace nella situazione presente. And with that clarity, e con la chiarezza, people feel more confident to take further steps. Le persone possono ritrovare la sicurezza di fare il prossimo passo. But if you don't even know you have certain problems, how can you fix them? How can you work on them if you don't know what they are? Quindi quando non sai che problemi, quando non sappiamo che problemi abbiamo in certe situazioni, come possiamo andare avanti? So that's some of the benefits of Vedic astrology and yoga.
Quindi questi sono alcuni dei benefici di astrologia vedica e dello yoga. So I already spoke some of this. It's just more of the philosophy of astrology and yoga, which is, the journey of the soul. Ora parliamo un po' più della filosofia di astrologia vedica e dello yoga. And also the philosophy of karma is very much present in both of them. E della filosofia dello karma, che è molto presente in questi due concetti. Yeah, I see that people who practice yoga, they are really, they learn to better deal with life's challenges. Le persone che praticano yoga di solito affrontano meglio le situazioni difficili della vita. Because when you practice any type of yoga, quando pratichi qualsiasi tipo dello yoga, you're trying to distance yourself from the apparent problem. Quindi proviamo a distanziare noi stessi dai problemi della vita. And observe yourself from a neutral perspective. E osservare noi stessi da una prospettiva neutrale. From a place of non-attachment. Dalla posizione di non attaccamento. And that perspective is also given in the Vedic astrology, where you are looking at yourself from a neutral perspective as well. E questa è anche la prospettiva che ci dà astrologia vedica, il cambio di prospettiva che non possiamo vedere. Sometimes we forget how deep our existence is. A volte ci possiamo scordare quanto profonda è la nostra esistenza. And how also the depth, but also the length of our existence. La profondità e la lunghezza della nostra esistenza. The depth means you're not just this body, we also have a mind and a soul. La profondità significa che non siamo solo questo corpo, ma abbiamo anche la mente e l'anima. And the length means that we're not living only one life, but we are in a series of lifetimes. E la lunghezza significa che non abbiamo una vita sola, ma viviamo in una serie delle vite. And from this perspective of philosophy, where we see life as eternal. Quindi da questo punto di vista sulla vita, quando non la vediamo eterna, quando la vediamo eterna, your problems shrink. I problemi si rimpiccioliscono. And the opportunities grow. E le opportunità possono crescere. And that's very, very needed in today's times. Ed è qualcosa di cosa abbiamo molto bisogno. But nowadays people are so overwhelmed by the minimal problems. In questi tempi le persone sono sopraffatte di problemi che sono piccoli in realtà. So yes, we speak about this already. And then I would like to make a connection about chakras. Ora guardiamo la connessione ai chakra. That's something I know Genova loves to speak about. So che è qualcosa che a Genova piace parlarne. I had the honor to have a chakra yoga class with her in India. Ho avuto la fortuna di fare una sua lezione di chakra yoga in India. I've always imagined that somehow I was like, wow, that would be such a cool thing to do. Pensavo che in qualche modo sarà una cosa molto figa da fare. So when she started offering that series, I was like, wow, I'm coming. That's it. That's the kind of yoga I want to do. Quindi quando ha cominciato a proporre questo tipo di yoga, mi sono detta è esattamente quello che voglio fare. So these, actually there are so many chakras, unlimited chakras. These are just the main chakras. And our body are 7, but there are so many more chakras. Ci sono tantissimi chakra nel nostro corpo, questi sono i 7 chakra principali, però ce ne sono tanti in più. And these chakras, they also resonate with different planetary energies. E questi chakra risuonano con vari pianeti. For example, the root chakra. Per esempio il chakra della radice. You tell me, yoga practitioners, what is the root chakra about? Ditemi di cosa parla questo chakra. Tell us. Balance. Balance? Yeah. Balance, okay, because it's at bottom, right? If that's not balance, everything else will fall. Yeah. Yeah. The material life in general. Material life in general. La vita materiale in generale, l'equilibrio. What else? Say sure. What's the root chakra about? Never started with chakra. Being grounded. Yes, being grounded. Essere radicati. Because that's the root. Yeah, it's the base of the whole body.
E la radice è la base di tutto il So the root corpo. chakra should do with security, Quindi la chakra della radice dovrebbe darci feeling la safe, sicurezza, feeling abundant. di l'abbondanza, di vivere l'abbondanza, Feeling fortunate. di sentirsi That's fortunati. a positive root chakra. Questo è il chakra della radice And in a senso weak root positivo. chakra is going to result in fear, Quando sarà debole percepiremo la paura, scarcity mindset, la mindset, la nostra mente è lack debole, of trust. problemi con la fiducia. And yeah, so that's the imbalance of the root chakra. Quindi questo è uno squilibrio della chakra So della this chakra radice. is represented, some astrologers refer this chakra to Mars and some to Saturn. And I'll explain that. Quindi alcuni astrologi questo chakra lo connettono al Marte e alcuni al Saturno. The color of the root chakra is red. Il colore è rosso And the color of the planet Mars is also red. e il colore del Marte è rosso. Mars is the planet of energy and courage. Marte è il pianeta dell'energia e del coraggio. So you can see that the opposite of that will be weakness and fear. Quindi l'opposto di quello sarebbe la debolezza e la paura. But if you think about Saturn, Però quando pensiamo al Saturno, Saturn is also a planet of sustainability, survival. è il pianeta della sostenibilità e di sopravvivenza, The basic needs. di bisogni di base. So that's why Saturn is sometimes connected to the root chakra also. Per questo Saturno a volte si connette al chakra della radice And it goes on, right? e si può andare avanti. For example, the heart chakra is Venus. Per esempio il chakra del cuore è Venere. Everybody knows Venus is about love. Tutti sappiamo che Venere è tutto sull'amore, And the heart chakra as well. come il chakra del cuore. When Venus is weak in someone's horoscope, Quando il Venere sarà debole l'oroscopo di qualcuno, people have an off-balanced heart chakra. quindi avrà il chakra del cuore in squilibrio. They can't accept love Quindi non possono accettare l'amore and they don't feel lovable. e non si percepiscono amati. So that's something that can be balanced by awareness, Quindi è qualcosa che si può equilibrare con la consapevolezza, healing, con la and guarigione conscious practice. Yoga practice can help. e con la pratica consapevole. And the last chakras, they are connected to the moon. The third eye is the moon. Gli ultimi chakra, il sesto chakra è connesso alla luna And the moon is connected to the mind and intuition. e la luna è connessa alla mente, all'intuito. The third eye should do it also intuition and foresight. Il terzo chakra è anche connesso all'intuito e a vedere oltre. And the crown chakra, which is above the body, somewhere here. Il settimo chakra è la corona, That's the chakra where we transcend, we receive grace, mercy. è il chakra dove trascendiamo, da dove riceviamo la grazia divina, That's connected to the sun planet. è connesso al sole. And the sun is connected to the soul in E astrology. il sole è connesso all'anima nell'astrologia. So the sun and the moon, they are the highest chakras. Quindi il sole e la luna sono i chakra più alti. And that's why we're trying to align to in yoga. E per questo motivo li vogliamo allineare nello yoga. So as you can see, it's a very clear progressive path. Quindi vediamo che è una strada molto chiara e progressiva. So these are just the same thing we just spoke about. Queste sono le cose di quali abbiamo appena parlato Other examples. e altri esempi. Then we have the utility of Vedic astrology. Qui abbiamo la utilità dell'astrologia I'll vedica, just summarize these points. quindi alcuni di questi punti. When you know yourself by your chart, Quando conosci te stesso secondo la carta della nascita, you can just make better choices for your honest self. puoi fare le scelte migliori per il tuo te stesso più onesto, Better career direction, nella direzione della carriera, better study choices, delle scelte dello studio. and basically any important decision you make, it's better done if you're well informed about your own nature. E praticamente tutte le scelte nella vita che puoi fare alla base di una conoscenza più profonda di te stesso. We also have predictive astrology about the future.
Possiamo anche prevedere il futuro secondo l'astrologia vedica. Just as astrology can see the past, we can also see the present and the future. Quindi l'astrologia vedica può vedere il passato, il presente e il futuro. That's why also the astrologer in Sanskrit is called Trikala Darshi, the name for astrology. E anche per questo l'astrologia vedica in sanscrito viene chiamata quello. Trikala Darshi. Trikala Darshi. Yeah, which means three, che significa Kala tre. is time, Kala è il tempo, and Darshi is one who sees. Darshi è quello che vede. So one who sees the three phases of time, Quindi, past, present, and future. quello che vede tre facce del tempo, passato, presente e futuro. I'm not there yet. Non sono lì ancora. Dicono che we are learning, yeah. But I do predictive readings as well for the future. Yes, 1 year, 2 years predictions. That's possible. Yeah. Però io posso fare delle previsioni di 1 anno o 2 anni avanti. Questo riesco a fare. One thing people are very interested in nowadays is love life astrology. Una cosa che interessa tantissimo alle persone in questi tempi sono le relazioni. That's been I think a fashion forever, right? Everybody wants to check what the zodiac signs matching or not. Quindi è questo che le persone cercano, la compatibilità dei segni zodiacali. But Vedic astrology really goes a step further in love life prediction. E l'astrologia vedica è un passo avanti nella prediction, nella previsione della vita, yes, nella relazione. You're such a good translator. Thank you. For example, through your chart, you can tell what are your meeting circumstances of your spouse. Like in what kind of circumstance you're going to meet the person you're probably getting married to. Quindi attraverso la lettura della vostra carta voi potete capire anche il giorno quando potete incontrare il vostro partner futuro. And that's really fascinating. È veramente affascinante. I need to know. Like I have done my sisters. Quindi ho fatto anche quello di mia sorella. Sharing the detail with her permission. Con il suo permesso. She has a Venus in Cancer. Lei ha la pianeta Venere in Cancro. So Cancer is the zodiac sign of the home. Cancro è il segno zodiacale della casa. Home, family, comfort. La famiglia, conforto, casa. And Venus there indicates that meeting circumstances will be in that kind of scenario, the spouse meeting circumstances. Quindi incontrare un compagno a Venere in questa posizione significa che lei incontrerà il suo compagno in questo contesto della casa e famiglia. It so happened that her present husband now, the first time they met was in her house. Quindi è successo che la prima volta quando ha incontrato il suo, ai tempi, futuro marito, l'ha incontrato a casa sua. Very much connected, right? Quindi molto connesso a quello che... And on top of that, Venus is in the 5th house. Tutti e due hanno il Venere alla 50ª casa. The 5th house in the horoscope. Quinta. Yeah. Solo io. Solo la sorella ha la Venere nella quinta casa. Yeah. And the 5th house is the house of party, entertainment, events. La quinta casa è la casa del divertimento, della festa. And indeed, it was a festival in our house. E quindi c'era il più grande festival nella casa sua. And the next time they met was on her birthday. Another festival in her house. La prossima volta quando si sono incontrati era sempre alla festa del compleanno, ma sempre a casa sua. So that's a very near example. Quindi è un esempio molto preciso. Sì. We can also tell personal and physical characteristics of the spouse. Possiamo anche prevedere le caratteristiche estetiche del partner possibile. And if you are in a relationship, it can help you understand what are the difficult phases you're going through or you might go through in the future. E possiamo anche prevedere, secondo le caratteristiche, quali saranno i problemi o gli ostacoli nel futuro. Some people are like, oh, I can't handle this anymore. You know, they come to me for a reading and they tell me this is too much. Alcune persone vengono da me perché dicono io non ce la faccio più.
And you can see it's really, this is the last month. You can see it's only 2 months left of this phase. Just hold on and then you can decide what to do. E quindi possiamo vedere, possiamo dire che guarda, c'è solo un altro mese o altri 2 mesi avanti a te con queste problematiche e poi puoi lasciare andare, poi migliorerà. So these are kind of ways we can advise people with astrology in relationships. Quindi questo è uno dei modi come noi possiamo aiutare le persone con l'astrologia vedica nelle relazioni. And even within the family, we can tell the different nature of the children. Anche nella famiglia noi possiamo spiegare la caratteristica dei bambini. We can see like your first, second, third child, how they are, what do they like, what's their career life going to be. Quindi il primo, secondo, terzo bambino, come sarà la loro vita. All from your personal chart. Tutto dalla vostra lettura personale. So this is, I'm always fascinated. I'm doing this, but it keeps on fascinating me every time. Quindi è sempre affascinante, anche se ci lavoro, è sempre affascinante per me. And another really amazing tool, really mystical tool actually, of Vedic astrology is called prashna. Un altro strumento mistico nell'astrologia vedica si chiama prashna. Which means you just ask the stars. Significa chiedi le stelle. Whatever is in your heart. Qualsiasi cosa che è nel tuo cuore. You must be honest though. Deve essere onesta la cosa. The astrologer can tell if it's not an honest question. E l'astrologo può dire se non è veramente onesto. If you have a true question, se hai una domanda vera, we can cast the horoscope of that moment of your question and have a reading and give you a good guidance, good answer. Possiamo capire l'oroscopo su quella precisa domanda e fare la lettura di quel preciso momento. Actually, experienced astrologers, they can tell what you want to ask before you tell them. In realtà astrologi molto esperti possono già capire la domanda prima ancora che la chiediamo. Just by the alignment of the stars at that moment. Solo attraverso l'allineamento dei pianeti, delle stelle in quel momento preciso. By the way the person entered. Dal modo come la persona entra. What part of the body they touch when they sit down. Quale parti del corpo toccano quando si siedono. Any noises that happen around. Qualsiasi rumore che si sente attorno. So for that you have to be a yogi and an astrologer as well. We have to be connected. Per questo noi dobbiamo essere yogi e astrologi nello stesso momento per essere connessi. Yeah. Because actually astrology was done by the sages and yogis in the Perché Vedic times. L'astrologia è stata sempre fatta dai saggi e dagli yogini dei tempi antichi. So we also thought to share some key points of Leonardo da Vinci's life. Ora vi condivido alcuni punti della vita di Leonardo da Vinci. Since it's someone very related to Italy and to Florence, I heard the city of Vinci is nearby, is it? Yeah. Perché qualcuno che è molto connesso all'Italia e alla città di Firenze, la sua città è qui vicino. Today we visited his museum. Oggi abbiamo visitato il suo museo. So we are feeling very much under his energy today. Quindi oggi ci sentiamo sotto influenza della sua energia. So here it is the chart. Quindi questa è la sua carta della nascita. We wanted just to mention some key points which I hope to bring you some light of how the chart works. Quindi su questo esempio vi faccio vedere un po' come funziona la lettura della carta della nascita. The first point is that he's a remarkable personality, right? With a unique and very different way of seeing things and feeling. Quindi questo ci fa capire subito che è una personalità molto importante con i modi molto unici e modi diversi di pensare. Yeah. So we can see here the main thing we see in someone's chart is the ascendant, which is represented by AS in astrology. Quello che vediamo è il suo ascendente che rappresenta AS nell'astrologia vedica. So his ascendant is Sagittarius. Il suo ascendente è il Sagittario. So Sagittarius is represented by someone who has an arrow and is pointing upwards. Il Sagittario viene rappresentato da qualcuno che ha una freccia che punta verso alto. So that means someone very ambitious. Qualcuno molto ambizioso. Someone who's looking beyond. Qualcuno che guarda oltre. And the Sagittarius also makes someone very like a true searcher for the truth.
E Sagittario fa una persona anche uno che cerca veramente la verità. And the Rahu is the planet of Vedic astrology. That Rahu is sitting in his ascendant. Rahu, che è uno dei pianeti dell'astrologia vedica, è nel suo ascendente. So that makes him someone very how do you call out of the norm. Quindi questo lo fa uno molto al di fuori della norma. So Rahu makes someone out of the norm. Rahu fa di qualcuno una persona fuori norma, Rebellious, molto ribelle, and very curious to go deep within oneself. è molto curioso, che cerca di andare molto dentro di sé, stesso. So you can see that by his life. E questo lo possiamo vedere nella sua vita. And we see also that Jupiter and Mars, they are together in the sign of Aquarius. Possiamo anche vedere che Giove e Marte sono nel suo segno di Acquario. So that's important because Jupiter is connected to his ascendant. It's very close to who he is. Jupiter is representing that. È molto importante perché Giove è connesso molto vicino al suo ascendente e quindi ci mostra chi è veramente lui. So Aquarius is a sign of science, philosophy, and mysticism. Three things. Quindi Acquario è un segno della scienza, Philosophy, della filosofia and mysticism. e del misticismo. And that means that he has a very, very sharp intellect. Quindi significa che ha un intelletto molto buono. And the third house, where Jupiter and Mars are, is the house of the hands. E la terza casa, dove sono Giove e Marte, è la casa delle mani. So that means that he expresses himself through his hands. Quindi significa che lui si esprime attraverso le mani. And in his expression, the Jupiter increases things. E Giove incrementa le cose. So that means whatever he does, it's going to grow, it's going to expand. Significa che qualsiasi cosa lui farà crescerà tantissimo. And the planet Mars, especially, Marte, specialmente lì, makes him deal with machines, gli fa gestire i with macchinari, metals, i metalli, with sculptures, and the artisan. le sculture, l'arte. This is all anybody like that has Mars in the third house have tendency to become these kind of things that create with their hands. Chiunque che abbia Marte nella terza casa ha la tendenza di diventare, di avere questo nella sua vita. So yeah, and we can see his brilliant mind. We can see that by the fifth house. La sua mente brillante la possiamo capire dalla sua sesta casa. So the fifth house, we have quinta casa. an exalted sun. Like the sun is very strong in Aries in his fifth house of intelligence. Quindi lì c'è il sole molto forte nell'Ariete. The sun means originality, so original ideas. Il sole significa le idee originali. And also someone who has a very sharp, very clear vision. Having a strong sun gives someone really clear vision. E rappresenta qualcuno che ha le visioni molto chiare, molto precise. And we were actually reading today, and he said, what are the things he should say? That a man's greatest strength is his vision, I think. We should try to learn how to see, wasn't it? Yes, Yeah. it's the most important thing for a person to do. So yeah, Leonardo da Vinci was saying that the most important thing a person should do is learn how to see. Quindi Da Vinci diceva che la cosa più importante che la persona dovrebbe fare è imparare come vedere. So he had a vision much beyond his time. Quindi aveva delle visioni molto oltre i suoi tempi. And that's indicated by the exalted sun. Ed è indicato proprio dal sole esaltato. And the Mercury is a planet of intelligence. In the house of intelligence makes him a genius. Mercurio, che è il pianeta dell'intelligenza, nella casa dell'intelligenza lo fa diventare un genio. But we also know that he actually took a long time to actually start his works. He didn't start them early in his life, but much later.
Questo ci fa anche capire che ha cominciato il suo lavoro molto in ritardo nella sua vita, non da subito. That could be our situation too. Questo potrebbe essere anche la vostra You might situazione. be wondering, oh my God, I don't know what I'm doing yet. I'm already going through my 20s. Quando ci diciamo, oddio, ho già più di 20 anni e ancora non so cosa sto facendo. You never know who you're going to become. You could become like Leonardo da Vinci. Non puoi mai sapere, magari diventerai come Leonardo da Vinci. Because he has a chart which shows that his greatest works and his success come later in life, not in the beginning of life. Quindi ha una carta di nascita che ci dice che il suo successo arriverà veramente più tardi nella vita. And that's indicated by Saturn, E questo è indicato dal Saturno, sitting in the 10th house of career. che risiede in 10ª carta della 10ª casa, Which is the house of work, che profession. è la casa della carriera, della professione. So that means that his work is to be delayed. Quindi significa che il suo lavoro sarà un po' in ritardo, ritardato. Not in the beginning, but in the later half, after 30, his work will start blossoming. Che dopo i 30 anni il suo lavoro comincia a incrementare. And so it was. He started taking actually life more seriously at the age of 30. E quindi anche lui ha cominciato a prendere la sua vita più seriamente dopo i 30 anni. Someone who is also very, very powerful yogi and bhakti yogi, Srila Prabhupada. Qualcuno che è un yogi molto potente, Srila Prabhupada. He also has in his chart Saturn in the 10th house. Anche lui aveva il Saturno nella 10ª casa. And we know that his greatest work, his greatest service to humanity happened only around his 70s. E sappiamo che il suo più grande lavoro della vita è successo dopo i 70 anni. So amazing work, but delayed work. Un lavoro incredibile, però un po' più in ritardo. And we also know that he had no relationship, like no marriage, no formal marriage. Sappiamo anche che non ha avuto una relazione seria come era. And that is seen by Ketu and the moon in the house of marriage. E questo è rappresentato da Ketu e dalla luna nella casa del matrimonio. Actually, the moon is especially negative in this place. E soprattutto la luna è molto negativa in questa posizione. Not always, but in his case, the moon is creating blockages in the house of marriage. Non sempre, ma nel suo caso la luna qui crea proprio i blocchi. So that didn't happen. Quindi non è mai successo. And Ketu, on top of that, also means denial and detachment. E Ketu, ancora sopra di questo, significa il blocco e il rifiuto. But now, if you look at the same alignment from a different perspective, we can look at his mind through this Moon-Ketu conjunction. Quando lo guardiamo però dalla prospettiva diversa, possiamo vedere la sua mente dalla prospettiva di Ketu e la luna. So the moon is how someone feels and how they think. Quindi la luna è nella casa di come pensiamo della nostra mente. When moon is with Ketu, the person becomes a scientist. Quando la luna è con Ketu, la persona diventa il scienziato. They like to look at everything in minimal details. Guardano tutto in minimo dettaglio. And we heard that he was desiccating people and corpse to understand how the body works. E sappiamo che lui sta dissetando le persone per cercare come funziona il corpo umano. He wants to go to the root of the science, of the subject. Voleva proprio andare alla radice della scienza del soggetto. And also the moon is in Gemini. E anche la luna nel Gemini. Making him very curious. Lo fa molto curioso. So he was really, apart from doing a great gift to humanity, he was really just following his nature, doing everything he did. Quindi a parte di dare veramente un grande dono all'umanità, faceva in realtà solo quello che era nato a fare. That's what he really liked to do. È quello che veramente gli piaceva di fare. So these are some of the examples of Leonardo da Vinci's life. Quindi questi sono esempi della vita di Leonardo da Vinci. And I showed this presentation in Bologna the other day, and we have some interesting word connections of our, how do you call it? Yeah,
our daily sayings and Vedic astrology. L'altro giorno ho fatto vedere questa presentazione a Bologna e abbiamo delle connessioni molto interessanti tra quello che diciamo e le connessioni con i pianeti. We just do a couple of them today. Facciamo solo un paio oggi. Let's go for the Italian word, influenza. Andiamo per le parole in italiano, influenza. Which means flu. Che significa influenza? That's the word. So also means, which means it's believed that a certain planetary influence is causing a disease, or you are going through some bad planet that's making you sick. You're going through some influence. That's the idea behind that word. Quindi l'idea dietro questa parola è anche quando passa un certo pianeta può causare l'influenza come una malattia. I really like the word consideration also. E mi piace molto anche la parola considerazione. It comes from the Latin considus. Viene dal latino considus. So if you want to take an important decision, you require a careful consultation with the stars. Quindi quando dobbiamo prendere una decisione importante richiede una consultazione dettagliata con i pianeti. Have you considered yet? Quindi avete già considerato? Have you taken the help of the stars? di prendere l'aiuto dei pianeti, di considerare l'aiuto dei pianeti? And the word lunatic? La parola lunatico. That's coming from the moon, luna. Che viene dalla luna. So the moon's connected to the mind, as we heard. La luna ci connette alla mente, come abbiamo sentito. So if someone is psychologically disturbed, their moon is probably disturbed. Quindi se una persona ha problemi mentali, sarà probabilmente la sua luna in qualche modo che lo causa. We have days of the week in Latin. Abbiamo i giorni della settimana in latino. And I think that's evident. With the connection of the planets. Ed è molto evidente con la connessione con i pianeti. And then we have a summary of the sun and the moon. Abbiamo le parole del Sole e della Luna. Since these planets are the core of Hatha Yoga. Che sono i pianeti che sono il centro di Hatha Yoga. And also very important in Vedic astrology. È molto importante nell'astrologia vedica. So the sun indicates the soul. Quindi il sole indica l'anima. Also indicates power. Indica il potere. Leadership. Vision. La visione. Da Vinci had a lot of vision because he had a strong sun. Quindi anche Da Vinci aveva le forti visioni perché aveva il sole molto forte. Also creativity and originality. La creatività, originalità. All coming from a strong sun. Tutto che arriva dal sole forte. And la visione letteralmente. Yes, it's literally. Yeah. What do you say? Also the vision, like literally, like your eyes. Your eyes, yeah. Exactly. Letteralmente anche gli occhi, quindi Yeah, vedere, non solo la visione. Like a weak sun can helps lead someone to wear glasses earlier in life. Quindi il sole indebolito può causare che una persona debba portare gli occhiali. Yeah, so things like that. And we have the moon. Poi abbiamo la luna. Which we learned some things already. Che abbiamo già imparato qualcosa. Apart from what you said, the moon also relates to childhood and motherhood. A parte di quello che abbiamo già detto, la luna ci connette anche alla infanzia e alla maternità. Yeah, indicates the beginning stages of life. Indica le stages, le fasi iniziali della vita. So, and the moon is the most important planet in Vedic astrology. La luna è il pianeta più importante nell'astrologia vedica. So we can know how important is someone's childhood for the rest of their life, whatever happens in their childhood. Quindi sappiamo anche com'è importante l'infanzia per il resto della nostra vita. The connection with their mother. La connessione con la madre. That's going to affect how healthy, how confident, how secure someone feels for the rest of their life. Quello influisce su come sarà la nostra salute, come sarà la nostra mente per il resto della vita. So that's the presentation of Vedic astrology and yoga. And if you like to know more, if you like to book a consultation, you can find me on my Instagram, AstroGovinda.
Quindi questa è la presentazione dell'astrologia vedica. Se volete prenotare una consultazione lo potete fare su Instagram, AstroGovinda. Or you can also ask Chintamani Yoga members. Potete chiederci a Chintamani Yoga. And yeah, if you have any questions or comments, you can bring them on. Se avete delle domande potete chiedere. So yeah. Thank you. That's it. Thank you. Grazie. One question. Yes. You missed Venus in the chart of Mother Virgin. Ooh. But it was. You know about Venus? Yeah, I want to know what it was the only planet to be that. Really? I was looking at it. I was like, should I speak about it or not? Yeah, yeah. Yeah. Okay, if you want to know, we go back there. I'm just curious. Out of curiosity, yeah, because he's an artist, right? And Yeah, Venus is a yeah. planet of art. Well, his Venus is very strong in Taurus, in his own house. So he has a very powerful Venus. Yeah. Quindi il Venere nella carta di nascita di Leonardo da Vinci è molto forte. So the sixth Venus is in Taurus, indicating that he has basically everything about Venus is just how do you call it? He has the full capacity of Venus in himself, which means full art, full beauty and harmony. Quindi Venere in segno di Toro rappresenta la massima capacità nell'arte e tutto quello che rappresenta nella vita. Venus in the sixth house, however, Venere nella sesta casa means that his art is going to be very methodical significa che la sua arte sarà molto metodica and very, how do you call it? He's going to try to fix things with his art because the sixth house is the house of fixing things. e quindi che lui cercherà di aggiustare le cose con la sua arte, perché la sesta casa è di aggiustare le cose. Yeah, and we saw he was always trying to make things better for people, wasn't it? Make life easier. E lo vediamo che nella sua vita lui cercava sempre di inventare le cose per aiutare gli altri nella loro And the vita. sixth house is the house of social work and service. E la sesta casa è la casa della vita sociale, dell'aiutare, del lavoro per gli altri. So Venus also indicates what makes us happy. Quindi Venere indica anche che cosa ci fa felici. So he was very happy to do some good things for society to help people. E quindi era molto felice di fare qualcosa per la società. Like I really like pulling the heavy weights today. Come sollevare i pesi, Yeah, pesi pesanti. Yeah, he created a machine which makes it so much easier to lift heavy things, for Quindi example. ha creato questa macchina che aiuta a sollevare i pesi pesanti. So that's also Venus is connected to relationships and love. Quindi Venere è anche connessa alle relazioni e all'amore. So sixth house indicates obstacles. Quindi la sesta casa è fuori. And we know that there was actually a scandal, right, around his relationships. What was it? Scandal, like Scandal. humiliation. Sappiamo che nella sua vita amorosa c'erano tanti scandali. At his time, they weren't allowed to be homosexuals Ai by the loro government law. ai loro tempi non era permessa la omosessualità dal governo. So that was one of the things he was stopped from developing relationships. E quindi era una delle cose che l'ha fermato nell'evolvere le relazioni. And it was a secret apparently for a long time, and that's connected to the moon and Ketu in the seventh house. Ed era un segreto per tanto tempo che era connesso alla Luna e Ketu nell'altra casa. Yeah, moon and Ketu in Gemini, that place also shows that this person has homosexual tendencies. Yeah. La Luna e Ketu nei Gemini indica anche che la persona ha la tendenza omosessuale nella vita. So yeah, and also on top of that, Saturn also aspects the seventh house of relationships. Poi c'è anche il Saturno nella settima casa che indica verso le relazioni. So that's again creating obstacles and delays. Che crea sempre gli ostacoli nella relazione. But everything else he wanted to do, he could do. Ma tutto il resto, quello che poteva fare, lo poteva fare. So yeah, that's Venus. I think you're right. It was the only planet I was missing. Have a question? Yeah. Or There is a question here. Okay. The question is, if someone have Rahu and Ketu in Rahu in the seventh house and Ketu in the
first one. Then what? Okay. Well, this means that probably you be attracted to foreign partners, someone from a different country and a very different ethnic background than yourself. La domanda era che quando qualcuno ha Rahu e Ketu nella settima casa, la risposta è che molto probabilmente sarà attratto da un compagno che è straniero dell'altro paese. And this person is going to have a very different, it'll be a very opposite person to you, like in nature and ways of thinking. E molto probabilmente sarà una persona molto opposta nel modo di pensare e vivere la vita. And you probably, you might also a little bit exaggerate what the person is. And it's better to, take some more time to know when you're in a relationship, it's better to take your time in the relationship and not rush, because Rahu can create impulsive decisions. Yeah. Quindi questo può anche significare che è un tipo di persona che esagera, che è molto impulsiva, quindi si consiglia di prendersi tempo nel conoscere questa persona. And also the person could present themselves to be something they're not. E queste persone, your partner. Queste persone possono farsi qualcosa che non sono veramente. So you should let time pass so you can see all the true nature of the person come out. Quindi dobbiamo far passare più tempo per capire la vera natura della persona. But also it's possible that you have many relationships in this life. Però è anche possibile che hanno tante relazioni in questo More than one marriage, things like that. Più di un matrimonio e le cose del genere. That's not for everyone, because we need to see the whole chart. Non è per tutti, però bisognerebbe vedere tutta la carta di nascita. But it's likely that this can happen. Yeah. Però è più o meno così che questo può succedere. It's also really important that you have relationships, that you try to be in relationships, because there's a lot to learn for you in this life, in relationships. È comunque importante che tu sia in relazione, perché c'è tanto da imparare dalla relazione con te. And the last thing is that you also might have some unorthodox or very unusual way your relationship is going to be its own way. E un'altra cosa è che ci saranno le vie molto anortodosse nella relazione. I hope it helps. Spero che aiuterà. Any questions here, so? No, not yet. Yes. Yeah, so in Vedic astrology, you can see past, present, and future. So that suggests most of our lives are predestined. So what is the relationship between free will and destiny? Is there a relationship? Just it. La domanda che nell'astrologia vedica possiamo quindi vedere il passato, presente e il futuro. Quindi la mia domanda è la relazione tra il destino e il libero arbitrio. Yes, so is there free will? Quindi c'è un libero arbitrio? Yes, it does. It's even a Sanskrit term in astrology called kriyamana. Sì, c'è, e nel sanscrito c'è anche l'espressione kriyamana che lo rappresenta. That's your free will. Quello è il nostro libero arbitrio. So your future is predicted based on things which you have already done. Quindi il tuo futuro è predetto dalle cose che hai già fatto in passato. So the karma of that activity, the reaction, is maturing, and you can't stop that from happening. Quindi il karma e la reazione di quelle azioni sta solo maturando e non si può prevenire e fermarlo. But the choice of doing that activity was done by your free will. Però la scelta di fare quell'attività è stata fatta dal tuo libero arbitrio. And then how you react to situations is also your free will. E come reagisci a questa situazione è anche il tuo libero arbitrio. And based on that reaction, new results will come. E basato su quella reazione, i nuovi risultati arriveranno. The other part of prediction is also tendencies. Altre parti delle previsioni sono le tendenze. We can see that someone has been habituated to do things in a certain way. Possiamo vedere che le persone hanno la tendenza di fare cose in un certo modo. And they have certain attachments. Che hanno certi attaccamenti. So therefore, if you continue this way,
this is likely going to be the future. Quindi noi possiamo capire la tendenza di come sarà, come si avverrà il tuo futuro. But there's always that possibility of growth Però and change. c'è sempre la possibilità di crescita, di cambiamento. So that's why it's so important to elevate our consciousness. Per questo è così importante elevare la nostra coscienza. Because if one doesn't make any endeavor to become more aware of themselves and of the world around them, Perché se uno non fa uno sforzo di conoscere veramente bene il mondo in cui vive e il mondo attorno, they almost have no free will. quindi quasi non hanno l'arbitrio libero. Because they're always getting involved with the same energies and the same cycles. And it's like a hamster wheel. Perché così vengono sempre influenzati dalle stesse energie, è come il hamster wheel, Yeah. il Like a cerchio wheel. del cricetto. Yeah. Hope it helps. You got a question on Yeah. Instagram. Yeah. How important is it to do matching Kundalini before marriage? How important is it? How much is to match horoscopes before marriage? Quanto è importante vedere gli oroscopi prima del matrimonio? So, how much important? It's very important. È molto importante. Because, well, so I understand the question. Capisco la domanda. There could be some insecurity from doing that also. Ci potrebbe essere anche qualche insicurezza nel In fare, nel guardare gli oroscopi dei But there's no partner. reason to be afraid. Però non c'è motivo di avere paura di questa cosa. Because the matchmaking just helps things become more clear. Perché il matchmaking in realtà fa diventare le cose più chiare. And probably just going to confirm things you're already experiencing. E probabilmente confermerà solo le cose che stiamo già sperimentando. So I think a chart of compatibility actually that's one of the main things astrology is used for. È in realtà una delle cose principali che astrologia vedica viene usata. Because by checking the charts, you can understand what are your strong areas as a couple and what are your weak areas as a couple. Perché controllando le carte di nascita possiamo capire le debolezze e i punti forti della persona, della relazione. And also how aligned are your goals and your visions. E come sono allineati le nostre visioni, i nostri sentimenti, desires, desideri. So it's really important to check the Kundalini, check the charts. Quindi è molto importante di controllare la carta di nascita. And it's not just the points, it's also all the planets, connection between the planets. Yeah. Ed è anche tutte le connessioni tra i pianeti. So yeah, it's good to there's free software to check, but it's always better to consult an astrologer for the couple matchmaking. Ci sono anche i software gratuiti dove si può capire, però è sempre meglio consultare un astrologo che può spiegare in dettaglio. So yeah, you can check that with me if you like. I do romantic compatibilities, love life reading also. Yeah. Quindi possiamo avere anche la lettura della compatibilità e della vita dell'amore. Even old couples benefit from that matchmaking readings. Yeah. Anche le coppie vecchie che stanno da tanto tempo insieme possono beneficiare dalla lettura della coppia. Thank you for your question. Other questions? Any other questions? Qualche altra domanda? Well, it's getting a little late for us. You know, we have to ride to Monterenzio. So thank you so much for everything. Thank you for being here. Vi ringrazio tanto, grazie per essere stati qua. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you too much. Thank you too much.